Bentornati a Eufactor, giunto alla 17ª puntata e alla seconda puntata consecutiva dedicata al rapporto tra l'Europa e il mondo cooperativo, la formula imprenditoriale cooperativa. Un legame a doppio filo, come abbiamo visto la settimana scorsa, e che oggi andiamo ad esplorare in maggiori dettagli attraverso scenari tecnologici e non che aprono nuove prospettive. Cominciamo sedendoci a tavola con Kamst, che si occupa di ristorazione e di distribuzione pasti e attraverso un progetto europeo è riuscita a calcolare esattamente quanto pesa per l'ambiente la propria filiera. Ha avuto l'opportunità di partecipare al progetto Life Effigie, che è appunto un progetto finanziato dalla Commissione europea. Siamo partiti dalla misurazione della produzione delle materie prime fino all'erogazione del servizio stesso, e questo ci ha consentito di lavorare in partnership sia con alcuni nostri fornitori di alcune materie prime particolarmente significative all'interno della ristorazione e che ci hanno seguito e accompagnati nel corso dei 4 anni, ma anche con un nostro cliente, che in questo caso è stato il Comune di Forlì, per il quale Kamst Group effettua il servizio di ristorazione scolastica. Dall'alimentazione per l'infanzia ci spostiamo alle politiche di coesione sociale e di inclusione, una delle 5 missioni, ricordate? E lo facciamo attraverso Lega Coop Sociale che, sospinta dalle risorse europee, ha tracciato nuove strategie per coinvolgere attivamente, non passivamente, le categorie fragili nel mondo del lavoro. Noi in Europa siamo un soggetto particolarmente significativo da questo punto di vista e lavorare con gli altri paesi è importante perché occorre andare nella direzione della innovazione, anche dell'inclusione lavorativa, e quindi abbiamo appunto progetti in questo senso. Che finalità hanno principalmente? Quella di rendere dei cittadini attivi e produttivi persone in situazione di svantaggio attraverso il lavoro, e quindi non solo facendo attività residuali, ma andando a lavorare anche in ambiti nuovi, attraverso le tecnologie, nell'economia circolare, in tutto l'ambito del riuso. Ma c'è di più. Lega Coop Sociale ha anche sviluppato, sempre attraverso un progetto europeo, una delle necessità emerse con la pandemia, quella degli strumenti di monitoraggio dei malati cronici, fragili o in particolari condizioni di rischio da remoto. E lo ha fatto assieme a tante cooperative di servizi del territorio, e tra queste c'è anche Formula Servizi, un colosso da 3.000 dipendenti che opera in 15 regioni d'Italia, nato 45 anni fa come impresa di pulizie, pensate, e che oggi si occupa di tutto, addirittura di robotica. Degli esoscheletri che sono attrezzature che aiutano a defaticare gli sforzi fisici dei lavoratori e quindi prevenire le malattie professionali. Sempre grazie alle politiche europee abbiamo decontribuito praticamente un nostro investimento su una startup innovativa, Egeria, che ha sviluppato un prodotto di intelligenza artificiale, un prodotto avanzato che monitora tutti i parametri di salute delle persone ed è molto utile per gli ospedalizzati, per i post-operati, per le malattie croniche soprattutto, ma anche nelle case di riposo. Dunque ricapitoliamo: formazione, servizi sociali, socioassistenziali, la robotica addirittura per potenziarli, lo sviluppo tecnologico, naturalmente la tutela dell'ambiente. Cosa manca? La cultura che è un altro elemento molto importante, centrale per il mondo cooperativo, e il territorio che ospita la cultura, naturalmente. Ci spostiamo in Molise allora, dove la visione europea della cooperativa Just Mo è stata potenziata grazie alle risorse dell'UE. Occupiamo di progettazione culturale. Noi siamo nati con l'idea di voler fare della cultura uno strumento di crescita sociale, culturale naturalmente, ed economico nel nostro territorio. Abbiamo realizzato un festival, Fappo Molise, Festival Sfuso del Molise Popolare, che è durato un anno. Ogni mese di questo anno è stato dedicato ad un paese. Di questo paese abbiamo individuato insieme con la comunità l'elemento della cultura più importante, in cui più si riconoscevano. Lo abbiamo messo nella vetrina del nostro spazio, che è un hub culturale che si trova al centro di Campobasso,
E poi abbiamo invitato la comunità a venircelo a raccontare nel nostro spazio, quindi un incontro tra centro e periferia in qualche maniera, e siamo andati poi nelle comunità a approfondire un tema collegato a quell'elemento. Di rapporto tra cultura e territorio attraverso fondi europei ne parliamo anche nella nostra nuova storia di coesione realizzata a Torino, dove l'investimento è stato tutto incentrato sulle aree museali e sulla reggia di Venaria. Le conclusioni di questo nostro percorso attraverso il mondo cooperativo e il suo legame con l'Europa le affidiamo a chi fa forse il compito più difficile in assoluto nel mondo di oggi, quello di progettare il futuro. Il problema del mondo di oggi è quello di immaginare il mondo di domani, quindi chi progetta ha una grande responsabilità, e ce lo conferma Politecnica, una cooperativa di professionisti, ingegneri e architetti in particolar modo, che ci rivela che da quando ha aperto i suoi uffici in tutta Italia agli ambienti analoghi di tutta Europa, la sua visione, la sua capacità di immaginare il futuro ha fatto un letterale salto di qualità. Sicuramente i fondi europei sono sempre uno stimolo, perché quando vengono erogati identificano delle aree tematiche che sappiamo saranno il futuro sicuramente dell'Europa, ed essendo noi dei professionisti che progettano, spesso dobbiamo porci i problemi in modo anticipato rispetto magari al momento storico in cui stiamo vivendo. Quindi i finanziamenti europei per noi diventano importanti proprio come stimolo culturale anche per le nostre politiche interne di progettisti. Poi hanno una ricaduta reale, perché abbiamo partecipato in passato a bandi, raggruppamenti plurimi, spesso i fondi europei ti permettono di avere interlocuzioni con amministrazioni con le quali magari nel quotidiano non è facile dialogare, oppure anche con istituti di ricerca, università e con colleghi di altri stati europei. Quindi si creano dei bellissimi melting pot con i quali abbiamo in un recente passato partecipato a bandi che sono sempre stati, dal mio punto di vista, delle fucine di idee. Ringraziamo Francesca, Nella, Antonella, Eleonora e Paola, puntata tutta al femminile, la 17ª di EU Factor. E chiudiamo qui la nostra finestra sui progetti europei legati al mondo cooperativo. Ne apriamo un'altra settimana prossima, andremo a fare un salto a Torino, come vi abbiamo detto, nella nostra nuova storia di coesione sulle politiche efficaci applicate alla cultura e al territorio che la ospita. Però lo facciamo anche in modo critico, facendoci spiegare da chi ha realizzato questi grandi progetti dov'è che il meccanismo europeo di finanziamento può migliorare, rendendo più facile rendere l'Italia, e non soltanto, lo stesso vale per tutti i Paesi membri, luoghi migliori, più vivibili, più connessi, più green e più sociali. Per il momento però EU Factor termina qui. Ciao!